20 anni fa si svolgeva la prima edizione di CIS e raccogliemmo le firme per la difesa del latte crudo. Dopo 20 anni, l'edizione di quest'anno, che tra l'altro si terrà dal 15 al 18 settembre, torna su questo tema. Il tema centrale è quello del latte crudo. Ci sono tre forti ragioni per mantenere vivo questa tradizione del formaggio al latte crudo. La prima è quella del gusto. E potete verificarla con un assaggio, un breve assaggio che potete fare a casa vostra tranquillamente. Acquistate questo caprino, che forse è il caprino più venduto al mondo, prodotto da una grandissima industria francese, che trovate in tutti i supermercati, e poi confrontatelo con un caprino al latte crudo. In questo caso noi abbiamo una robiola di Roccaverano del Presidio. Assaggiate questo caprino industriale, no? Ripeto, fatto bene, fatto molto bene. Lo assaggiate, infatti al primo assaggio rimanete entusiasti, dice, ma che buono, no? Molto dolce, molto lungo, una punta di sale, giusto piccantino, nessun odor di capra. Poi lo riassaggiate e andate avanti a mangiarlo e vi accorgete che questo formaggio diventa stucchevole. Al secondo, al terzo assaggio hai l'impressione che sia più un dessert che non un formaggio, perché indubbiamente questo è latte pastorizzato. I francesi poi aggiungono panna, perché sono bravissimi nel nascondere spigoli e difetti, e dà un equilibrio di gusto, una pastorosità di gusto che invece quando assaggiate il Roccaverano non trovate più. E vi dite, ma insomma, possibile? Questo Roccaverano è sicuramente più spigoloso, meno fluido, meno pannoso, un po' granuloso, leggermente disarmonico nell'acido e nel salato. Però riassaggiatelo, andate avanti e allora vi accorgete che qui viene fuori il pascolo, viene fuori l'erba, si sente un pochino anche l'odore di capra, perché è figlio di una capra e non c'è niente da fare, un po' di capra si deve sentire. Quindi diventa un formaggio complesso e territoriale. Questa è la prima grande differenza, il gusto. La seconda grande differenza è la territorialità. Con un latte pastorizzato innestato di fermenti perdi il territorio, perdi il luogo in cui il formaggio è stato fatto. Con un formaggio a latte crudo invece mantieni questo legame fortissimo. Il terzo motivo per cui bisogna difenderlo è quello della biodiversità. C'è una biodiversità invisibile fatta da miliardi di batteri, anche quelli che abitano noi e che mantengono la vita sia nella terra che nel corpo umano, e questi miliardi di batteri, se tu pastorizzi, piano piano li stermini, riduci questa biodiversità. E queste sono cose che prima o poi ci faranno pagare il conto. Per cui viva il latte crudo.